Ciao, mi chiamo Carlotta. E partiamo con la prima domanda. Come descriveresti la tua esperienza durante i training e come la collocheresti nel tuo percorso formativo artistico? La mia esperienza durante questi training è stata di profonda messa in discussione. Io sono partita per questo percorso proprio con l'idea di andare a rompere e sgretolare un po' di certezze. Io sono un'insegnante di danza educatrice, formatrice e uno dei miei obiettivi è promuovere un'idea di movimento inclusivo e quindi credo che la danza e il movimento siano dei mezzi per mettere in atto un ascolto e un processo di trasformazione e quindi in quanto facilitatrice devo essere io la prima a continuare a interrogarmi, a mettere in discussione le mie abitudini granitiche, abitudini di pensiero, granitiche perché sono appunto delle abitudini e quindi la mia esperienza è stata quella di partire da una totale messa in discussione di me. In che modo ti sei rapportata al gruppo durante le attività? Hai percepito un senso di appartenenza, di sinergia o hai preferito assumere una posizione di osservazione, scegliendo di non partecipare direttamente ad alcune pratiche? La mia esperienza è stata quella di mettermi in ascolto e di volutamente aprirmi a tutte le proposte, e con un atteggiamento per me nuovo di profonda apertura e non giudizio nei confronti del gruppo, ma anche nei confronti di me stessa, cioè mi sono sentita di poter dire a me stessa non performare più, non c'è più, non è necessario performare e questo disarmo mi ha permesso di raccogliere un sacco di roba. Ti sei sentita accolta e supportata da chi ha condotto il training? Sì, mi sono sentita accolta e supportata. Ho percepito che ci sono stati anche dei momenti di difficoltà, faticosi, perché sicuramente ogni trainer ha il suo approccio, ha il suo stile che atterra in una poliedricità di anime e che quindi ho percepito in certi momenti delle fatiche, delle difficoltà, ma ho apprezzato tantissimo la loro capacità di uscire da questo momento di fatica e comunque dare come priorità l'ascolto, l'attenzione e la cura verso tutte le persone partecipanti e anche la capacità di riaggiustare il tiro sulla base dei nostri feedback. Tra le attività proposte, fisiche o teoriche, quali hanno attivato in te maggiore attenzione e risonanza in relazione alle tematiche affrontate? Cosa le ha rese significative per te? Allora, tra le attività pratiche proposte, quella che forse ha attirato più risonanza, maggiore risonanza, è stata la proposta di Luce, che ci ha fatto lavorare sulla performatività del genere attraverso l'utilizzo di materiali e attraverso una trasformazione dei nostri corpi. Mi ha toccato in maniera particolare perché mi ha fatto prendere consapevolezza che la tematica della trasformazione, del passare da un genere a un altro, dal femminile al maschile e viceversa, non riguarda solo persone in transizione, ma ci riguarda tutti quanti. Riguarda la collettività, perché tutti noi abbiamo un nostro sé naturale che credo sia fluido. E poi arriva la norma culturale che ci imbriglia in strutture e invece ritornare
ad indagare quella fluidità, quella transizione tra il femminile e il maschile che ci riguarda tutte, sia necessario per tornare anche a contatto con ciò che desideriamo, a prescindere dal resto del mondo, da come ci vuole il resto del mondo. Poi mi ha toccato in modo particolare anche il lavoro proposto da Fiorenza sullo sguardo, perché stare nello sguardo dell'altro è qualcosa che disarma e quindi ci permette di andare a scavare molto profondamente dentro di noi. In che misura questa esperienza ha inciso sul tuo modo di riflettere e confrontarti sulle questioni di genere? O al contrario, se non ha generato particolari cambiamenti? Questo percorso ha generato nuove consapevolezze, mi ha portato alla certezza che la questione, il tema del genere riguarda tutti, perché ha a che fare comunque con, non è un tema monolitico separato da noi stessi, ma riguarda le specificità di ognuno di noi, quindi la poliedricità di quello che siamo, e poi mi ha aiutata tantissimo a definire la nomenclatura di categorie in modo da poter anche solo nel linguaggio e quindi anche nel pensiero includere molte più possibilità. In che modo la danza e il teatro possono contribuire ad attenzionare, esplorare e comunicare le tematiche di genere? Credo che la danza e il teatro, come tutte le arti performative, ti permettono di andare in un altrove. E quell'altrove, secondo me, ha a che fare con il corpo che riposiziona le esperienze e soprattutto allontana l'esperienza della conoscenza da un pensiero logico-mentale che definisce delle categorie e avvicina l'esperienza a un sapere più sensibile e invisibile, e che credo sia necessario quando entriamo a contatto con la vastità di questa tematica. Quali elementi, idee o consapevolezze ritieni di aver maturato al termine di questo percorso? Un elemento, una consapevolezza che mi porto con me è che riuscire a costruire degli spazi sicuri, accoglienti, in cui starci con coraggio deve partire dal creare uno spazio dentro noi stessi, in cui noi appunto ci disarmiamo, destrutturiamo i nostri limiti, che a volte sono solo dei confini emotivi, e che è un esercizio quotidiano, di allenamento su cui l'intera collettività dovrebbe essere portata anche per far partire dei percorsi di consapevolezza sociale, culturale, civile. Se dovessi rappresentare questa esperienza con 3 parole, un gesto o un movimento, quale sceglieresti? Allora, se dovessi rappresentare questa esperienza con delle parole o con i gesti, preferisco un gesto. Sono una persona di corpo e di danza, quindi preferisco il corpo.